Eccoti! Ciao Matteo! Ciao, come stai? Bene, grazie, tu? Siamo pronti? Innanzitutto grazie per essere venuto, anche se abbiamo fatto poca strada. Pochissima, però siamo qua vicinissimi. Fantastico. Direi che è tempo per il nostro caffè. Assolutamente. Ora posso lanciare la sigla. Matteo, io ci tenevo tanto a girare il nostro episodio qui con il nostro mare dietro, perché vorrei parlare un po' con te della nostra Genova, della nostra città. Cosa ha significato per te crescere qui e cosa significa per te oggi? Beh, intanto diciamo che questo rumore di sottofondo, delle onde che sbattono contro gli scogli è un rumore che è il nostro swing, come dire, cioè una persona che nasce e cresce a Genova ha il mare come punto di riferimento. Sa sempre che è lì, anche se per un giorno non lo vede perché non ci passa o perché non è fortunato come te che ci vive di fronte, però il mare è un punto di riferimento, per cui il genovese, il mare è la vita in qualche modo, è lo strumento che ti porta a condividere anche con il resto del mondo. Noi guardiamo il mare, guardiamo l'orizzonte, sogniamo, quindi io credo che un genovese abbia grandi difficoltà a vivere in una città senza mare. È difficilissimo. Io ho vissuto per 1 anno e mezzo a Ginevra, lì per fortuna c'era il lago, ma non è la stessa cosa. No, io ti dico, io ho vissuto purtroppo, non dire purtroppo perché sennò qualcuno si offende, però sono stato 8 anni a Udine e devo dire che È una bellissima città. è una bellissima città, però una cosa incredibile, tu pensa che siccome noi genovesi siamo abituati ad avere il mare da una parte, quindi quando ci muoviamo diciamo andiamo a ponente, andiamo a levante, quindi il nostro punto di riferimento è il mare. A Udine, sai qual era il mio punto di riferimento? L'ospedale, dicevo, vado a destra, a sinistra, l'ospedale, e quindi mi muovevo come se l'ospedale fosse il mare. Fantastico. Beh, abbiamo anche i monti qui a Genova, non ci possiamo lamentare. Poi quando sento la cucina io mi sento a casa. A proposito di punti di orgoglio, vedo un orologino al tuo polso che anche questo secondo me si può considerare un bel orgoglio. Beh, questo è un bel orgoglio anche perché ha una bella storia secondo me. Ti va di raccontarcela? Sì, allora ti racconto questo. Allora, io avevo 14 anni, facevo la quarta ginnastica, il mio primo liceo classico e a un certo punto mio nonno, Augusto, che era papà di mia mamma, Augusto che si chiamava nonno Augusto. Anche mia nonna paterna si chiamava Augusta. Vedi che questi sono nomi genovesi, nonno Augusto, traverso di cognome, quindi genovesissimo. A un certo punto arriva a casa e dice, Benini chi sei? Lui comprava alle aste, in pratica a Carige, faceva il batto dei piedi e lui comprava l'oro ovviamente, no? E comprava a peso e a un certo punto dentro questo lotto c'era questo orologio che è un altro molto più bello di questo, non diciamo qual è, ma era un altro Rolex che poi è diventato molto di grande valore. Bene, a un certo punto viene a casa e dice, io ho trovato questo orologio, lo vuoi mica? Certo che lo voglio, però non erano ancora, parliamo dell'84, cioè il Submariner non era ancora famoso, e quindi mi ha regalato questo orologio, io lo conservo con grandissimo affetto ed è sempre la cosa pazzesca è che io ho fatto di tutto, perché ci ho bucato le onde, sono andato per maggio ed è sempre. Ma l'orologio Rolex è l'orologio che ti accompagna in tutto. E poi il Submariner è un evergreen, veramente un sempreverde che va bene con tutti gli outfit e questa è una referenza 1680 che oggi è diventata comunque un orologio ambito, le condizioni anche sono buone e ho notato una cosa, mi è caduto l'occhio che hai questa clip di diamanti che personalizza il bracciale che anche io uso spesso perché mi piace, che è un nome di mia figlia o di mio figlio e poi la M, molto sì, bella. La M è un regalo di mia moglie e devo dire che ci sta molto bene. Anche secondo me. E torneremo poi a parlare di orologi perché io ti ho chiesto di portare un altro orologio speciale per te. A proposito, io anche ho pensato un orologio speciale per me. Quando l'hai preso? Io quando è nato il mio secondo figlio, Leo, volevo fortemente un quadrante blu per un nuovo orologio e volevo uno De Martiguet. E questo qui siamo stati molto fortunati a riuscire a trovarlo perché è molto ambito, era molto ambito ed è molto ambito tuttora. Sono affezionatissima perché appunto rappresenta la nascita del mio secondo figlio. Allora adesso fare un altro figlio
magari prendo un cane, un altro cane. Un altro cane va bene. Allora, senti, si sta avvicinando l'ora di pranzo, io ho un po' famina. Hai fame? Sì. Cosa mangiamo? Io direi di fare il pesto secondo la tradizione genovese, quindi Saremo in grado di farlo? ho i miei dubbi, ma proviamo. Ci proviamo. Io in genere devo dire che mi diletto abbastanza con la cucina, però insomma vorrei dire con la cucina, quella col fornello. Fare il pesto, farlo magari col mortaio, non so se c'è Mortaio e pestelle. Proviamo, al massimo facciamo una una figuraccia, dai. giornata anche abbastanza calda, quindi si può vedere sulle Dai. Ora faccio un po' finta di essere un'esperta di cucina, cosa che assolutamente non sono. Però qualche cosina la sappiamo su questi genovese. Beh, vedi un po', mangiamo io da 53 anni. Io da 39. Beh, allora va vedere un po', però farlo col mortaio non mi era mai capitato. Non è facile. C'è sempre una prima volta. Ma sì, dai, ci divertiamo. Allora, intanto gli ingredienti fondamentali sono 7 e noi ce li abbiamo tutti sul nostro tavolo. Allora, li diciamo? Diciamoli. Iniziamo. Aglio, poi Basilico, pinoli, parmigiano, pecorino, olio extravergine d'oliva, sale grosso. benissimo, vai. gli ingredienti ce li abbiamo. Adesso iniziamo? Adesso ho casino Allora, usarli. il casino usarli mi hanno detto, mi ha dato il consiglio di iniziare. No, però faccio io? Ci Certo. provo, vediamo se sono Sei capace. palestrato, No, allenato. palestrato non tanto. No, no, aspetti, i pinoli no. Ah no. Prima l'aglio. Ah, prima l'aglio. Sì, sì. Allora, prima l'aglio. Vai, Vado, movimento circolare. Allora, movimento circolare, in un odorino, purtroppo non si può sentire, noi lo sentiamo. Però oltretutto l'aglio, tu, Dot, mi confermerai che è anche un alimento. È un che fa molto alimento bene. molto importante perché ha un sacco di qualità. Allora, viene usato per far scendere la pressione, quindi ha un effetto ipotensivo, e poi è un disinfettante naturale. Bisogna non esagerare con l'aglio perché poi c'è un problema. Infatti poi parliamo di stampi oggi pomeriggio. Esatto, esattamente. Noi comunque abbiamo messo due il pesto a Genova si fa, qualcuno lo fa gentile, vero no? Esatto. Che è esatto. senza? Senza aglio. Senza, Io però forse da un lato lo preferisco. perché devo dire rimane che più digeribile. dipende un po', esattamente. Io devo dire che mi ricordo ancora quando i miei figli sono dei divoratori di pesto, io intanto più. Ma non voglio più contare. Sì, perché non ricordo dei divoratori di pesto, quando mangiavano il pezzo con l'aglio fatto dalla nonna, c'erano delle agliate che duravano per 2 o 3 giorni, quando andavano a mettere a dormire la sera, Micidiali. abbastanza. Comunque qua si sta inebriando di... Allora. Si sento davvero buono. Oh! Oh. Vabbè, speriamo che gli chef non ci stiano guardando. Aspetta, è uscito un po'. Lasciamolo lì, non si mettano dentro. No, no, dai. no, perché sennò poi dicono. Allora, adesso Allora, direi che ci integriamo siamo. i pinoli. Vedi Vado. quel botto forte è servito. È Vai. servito, sì. No, oltretutto il mortaio non me lo spaccare perché è la tradizione di famiglia del mio marito. Questo è vero. Se lo tramandano da 200 anni. Ecco, adesso ci ho pensato Bassetti oggi a Roma. Esatto. Adesso questi sono più facili, dai. Dai, questo Ma va gli do dei liscio. colpi secchi? Inizia con un po' di colpi secchi e poi movimento più di rotazione. Rotatorio, Esatto. Va bene. Allora, pinoli, alimento che fa bene? Il pinolo fa bene perché è un acido grasso poliinsaturo. Qual è il problema del pinolo? Che nella tradizione del genovese era un alimento povero, perché si prendeva dalle pigne, no? Se tu vai sulle pigne dei nostri piedi marittimi lo trovi. Oggi è diventato un alimento costosissimo. Carissimo. La cosa che costa di più quando fai il pesto non è il basilico, ma è il pinolo. Tanto è vero che tanti di quei pesti che non valgono niente ci mettono che cosa? Le olive. Sì. Veramente, L'ho Ci sentito- costava comunque meno andare al ristorante, secondo me, Questo oggi perché sicuro. non avremmo sudato almeno. Sì, io tanto sto facendo, vi do 2 colpi secchi, Dai, tu dai 2 colpi secchi. perché altro ogni tanto salta fuori qualche cosa. Il basilico però rigorosamente di del Ponente. Senti che accento genovese. Esatto, sentilo. tra l'altro io sono un genovese del Ponente, per cui sono nato a Sestri Ponente. Anche quindi i miei nonni e mia mamma. vedi sono che lì. sono un sestrese. Dai, grande. Sì, devo dire che sono orgoglioso di esserci nato e ho tutti e 2 i miei genitori seppelliti nei 2 cimiteri di Sestri. Ma allora, per parlare di zone di Genova e di tifoserie, qua iniziamo a discostarci, inizio ad allontanarmi un po' da te. Perché? Perché io sono una fattoriana. Vabbè, ma io voglio dire, le minoranze vanno sempre tutelate. Qualche difetto dovrai pur avere. Certo, voglio dire, no, però obiettivamente io credo che
questa città non può esistere e non può vivere senza due squadre. Per sì. cui siamo due squadre, poi io tengo per il Genoa, però siccome sappiamo bene la storia degli ultimi recenti, che la Sampdoria ha avuto dei problemi anche extra calcistici, poi doveva giustamente retrocedere sul campo per meriti sportivi, ma la Sampdoria deve continuare a esistere, perché io voglio di nuovo vedere un derby in cui naturalmente vinciamo noi. Questo non lo so, Tanto quest'anno ve ne è stato un po' in Serie B che non ci siamo già stati. Bisogna vedere, noi ci siamo stati only one year. Vediamo se riuscirete a fare come noi. We'll see. Comunque nel frattempo direi che ci siamo. Grande. Allora a questo punto bisognerebbe mettere il basilico. Io voglio ricordare a chi prende ispirazione dalle nostre capacità culinarie, non fatelo, mi raccomando, che il basilico va prima lavato e poi asciugato bene. Perché se c'è acqua succede un casino. Succede un casino, sì, non entriamo nello specifico. Non entriamo nello specifico, però. Anche perché poi il mio amico, lo chef Ettore Boppia, mi grida, perché lui me l'ha spiegato bene, quindi è meglio non fare figuracce. Comunque io devo dire che questa dovrebbe essere arrivata. E allora buttiamo dentro quello? Buttiamolo, dai. E però mi è stato detto che è fondamentale insieme a quello mettere un po' di sale, perché sale rompe. Grosso. Esatto, sale grosso. Allora se tu butti io ci metto poi sopra il sale. Vediamo un po'. Lo metto già tutto poco a poco. Non lo so. Cosa dici? Abbiamo bisogno della telefonata a casa. Allora sì, compra l'aiuto. Vabbè, io metto. Butta. Io metto. Il sale ce ne metto ancora un po'? No, perché tu mi insegni che sale. Mettiamo ancora un goccino giù per rompere. Quantità di sale poca perché sennò fa male. E appunto, dici un po' la quantità consigliata al medico. Sale il meno possibile. Diciamo che il sale deve essere quello che dà sapore, però non deve mai andare a alterare poi la base, perché se poi c'è troppo sale diventa una roba salosa, diciamo. Facciamo ancora un po'? Vuoi che ti dia un po' il cambio? Se vuoi, ma io mi sento. Dai, vedo che hai ho questo braccio che tra l'altro evito così questa settimana di andare col personal trainer, quindi lo faccio qua l'esercizio. Esatto, grande. Poi insomma andiamo a correre a smaltire le calorie. Esattamente, senti che bello fare il pesto con questo rumore del mare dietro, questo fruscio del mare. Sì, è che io ho una fame, qua bisogna accelerare i tempi. Acceleriamo? Dai, vado? Butta. Ok. Io devo dire che sta venendo non male, No, infatti, sta venendo una bella cremina. C'è da dire che allora i genovesi, alcuni sono pro pesto avvantaggiato. Sì. Spiega cosa vuol dire. Allora, avvantaggiato, lo diciamo alla genovese o lo diciamo all'italiano? Alla senese. Avvantaggiato, allora. Avvantaggiato sarebbe con le patate e i fagiolini. Praticamente fa piatto unico, perché tu metti dentro la pasta, metti dentro le patate, quindi metti dentro fondamentalmente c'è un po' di tutto, perché c'è un piatto ovviamente a base fondamentalmente di carboidrati, però c'è anche la proteina, c'è il formaggio, quindi direi che insomma c'è il grasso, c'è l'olio. Un pasto completo. È un pasto completo e soprattutto un pasto molto sano della nostra dieta mediterranea, che voglio dire va difesa strenuamente. Certo, quanto è importante la dieta mediterranea per la nostra salute? È fondamentale. Io sono appena tornato dagli Stati Uniti, dove sono stato per lavoro, è impressionante, il 50% della popolazione americana è obesa, perché mangiano solo schifezze. E tanto per le patate che ne parliamo. E io anche sono stata in parchi in Florida ed ero rimasta sconvolta dalla quantità di obesi. In effetti lì ogni volta che vado 3 o 4 chiletti me li prendo perché si mangia molto male, è impossibile direi non prendere chili negli Stati Uniti. La lotta con la bilancia comunque diciamocelo è dura, è durissima. È molto dura. Allora, nel frattempo credo che sono arrivato a fare una roba quasi valida, ma direi di sì, ma secondo me c'è ancora un po' di lavoro da fare. Anche secondo me. Vuoi che ti dia un po' il cambio? Sei stanco? Vuoi fare tu? Pelo un po' di patate? Ma dai, sì. Prova un po' te. Dai, cambiamoci. Vediamo, io pelo la patata. Come i marinai, voglio dire. Esatto. Tra l'altro con questo è facilissimo, perché normalmente io quando pelo le patate col coltello, non sai cosa succede? Che ti tagli? No, poi oltre a tagliarli, mi butto via le cappe, perché certo. Un grande classico. Quando togli invece questo qua toglie solo quella che
si deve togliere. Esatto. Poi in realtà noi abbiamo già delle patate bollite e i fagiolini cotti, perché sennò dovremmo tenere qui davanti. Allora per noi non ore. dobbiamo sprecare niente, perché siamo di Genova, Esatto, perché esatto. cosa si dice a Genova? Che siamo parsimoniosi. Esatto. Non è che non li spendiamo bene. Esatto, comunque li teniamo un po' lì da parte. Esatto, ma poi li sappiamo usare bene. Ma a proposito di soldi, come diciamo noi, di palanche, tocchiamo un argomento che è un po' abbastanza sulle corde dei collezionisti di orologi. Sì. L'orologio che a te piace, è una passione che condividiamo, lo vivi anche come un investimento. Mai vissuto come un investimento. L'orologio a me piace perché me lo devo mettere, me lo devo utilizzare. L'investimento francamente mi interessa meno. Però comunque sapere che compri un oggetto che utilizzi, che ti piace, che per un uomo è forse l'unico valore, che poi nel tempo prende anche valore, voglio dire, È una soddisfazione comunque. cioè, gli uomini normalmente gli piacciono le cose, le macchine, gli orologi, le automobili. Le donne, ma ormai... Le donne non si svalutano mai, la donna cresce sempre di valore. Esatto, bravo. Mentre le macchine si svalutano. Quindi gli E le orologi, macchine ti piacciono? Sei un le collezionista? macchine no, non sono collezionista. Le macchine mi piacciono, anche se devo dire che io amo andare in scooter. Ok, prof? Sono sudato fradicio. Però vabbè, ci stava, è una sfida. Adesso cosa dobbiamo fare? Parmigiano? Parmigiano e fondamentale che cosa? Il pecorino. E pecorino e poi? L'olio O rigorosamente, extravergine d'oliva. ma soprattutto ligure. Esatto. Quindi noi ci mettiamo l'olio con le olive taggiasche. Infatti sei dimenticato il pecorino. Ah, poi buttaci un po' di pecorino. Si guarda. arrabbiano, Esatto. Dai. Eccolo lì. Ok. Pesto? Pesto? Ah, tu Io dai. pesto. Vediamo un po' come viene. Adesso poi te lo faccio assaggiare. Aspetta, ci mettiamo ancora un goccio Dai, d'olio. un goccio d'olio. Perché se no è un po' gnucco. Come dicono a Genova. Senti Fammi un po' sentire l'odore. un po'. No, è pazzesco. Allora, facciamo così. Dai, lo devo fare anch'io adesso. Quello è buono. Quello è buonissimo, Quindi che buono. Io tanto continuo a pestare. Allora tu pesta, però secondo me il nostro pesto è pronto e in attesa che la pasta sia cotta rigorosamente al dente, Sì. io vorrei parlare dell'altro orologio che ci hai portato. Anzi, lo devi dire te se è bello o non è bello. È bellissimo, io l'ho già visto prima, Però c'è una storia questo orologio qua. che è sempre la cosa più interessante. Esatto. Praticamente questo è il primo orologio che io mi sono comprato. Quando sono stato assunto, l'ho ricevuto la 13ª, nel 2001, quando sono stato assunto a San Martino, con la 13ª ho comprato questo orologio. E mi sono fatto scrivere, Aspetta, togliamolo da qua. sulla cassa, mi sono fatto mettere le iniziali. Bellissimo, questo è un Georgette Contro Reverso, che è un po' un'icona dell'orologeria, è un modello che io adoro e stupendo, unico il fatto appunto che si possa girare, hai le due versioni, se possiamo una di giorno e una da sera, bellissima la personalizzazione MD, cosa che ha fatto anche mio papà proprio con lo stesso orologio, incredibile, neanche a farla apposta, molto elegante e bello. È un bello orologio elegante perché pur essendo un orologio non in oro ma in acciaio, è un orologio in cui mettere la sera questo cinturino di coccodrillo nero, è un pezzo, devo dire lo uso molto poco, perché ormai si usano di più questi che puoi mettere anche sotto la doccia, trattare anche un po' peggio. Questo va trattato, questo è un orologio che va trattato bene e è ancora un orologio a cui devi dare la carica manuale, quindi magari te lo puoi dimenticare. Ha un fascino comunque. Beh, secondo me sì, questo devo dire che l'ho voluto fortemente e sono contento di averlo comprato. Io sono felice che tu lo abbia portato qui e adesso sei pronto per l'ultima domanda che tutti i miei ospiti temono? Assolutamente sì, prontissimo. Allora, se potessimo tornare indietro nel tempo, dove andresti? Ci sono tanti posti dove andrei, però devo dire la verità, che il posto dove ho voluto essere e tornare è questo. Non posso che essere d'accordo con te e a questo punto finalmente ci mangiamo la nostra pasta al pesto. Speriamo che sia buono. Speriamo. Speriamo! Allora, vediamo un po'. Attenzione, attenzione. Pronti. Com'è?
Devo dire che il pesto è un po' salato, ma avendo messo poco sale nella pasta, devo dire che si bilancia perfettamente. Ce la siamo cavata, dai. Direi di sì. Grande, grazie. Grazie a te.